Terza puntata di Dreaming Roma, con noi in studio oggi Cristian Cama. Ciao Cristian, come Ciao stai? Marco, tutto bene? Buonasera. Tutto tranquillo, sì, a Sì, posto. sì, Tanto... sono un po' emozionato, ma comunque mi sento a mio agio. Io vorrei entrare subito nel dettaglio con te, perché anche questa cosa dell'emozione, tu non sei per niente emozionato, cioè proprio non mi sembri emozionato, quindi secondo me tu fai un po' il personaggio a volte su alcune cose. Ma no, io sono un tipo tranquillo, penso di essere reale, non faccio il personaggio, non vivo di tranquillità, diciamo. No, perché sei sempre pacato, sempre mai un comportamento fuori posto, cioè sei realmente così o qualche angolo buio, qualche punto debole ce l'hai anche tu? No, sicuramente qualche punto debole ce l'ho anch'io. Sono comunque un essere umano come tutti. Tipo? Sicuramente dovrò migliorare i miei punti deboli per diventare comunque un ragazzo migliore, un uomo migliore, però ti ringrazio per i complimenti. Qualcuno però di punto debole diccelo. Beh, sicuramente io penso di essere una persona che pensa molto in là. A volte si fa trasportare un po' troppo dai pensieri che mi annebbiano e magari perdo un po' la bussola. Magari rimanere un po' più sul presente, vivere continuamente il giorno senza andare a progettare cose e vivere tranquillamente. Però rimani un ragazzo tranquillo, pacato, questa faccia da bravo ragazzo, insomma. Sì, diciamo che è difficile che magari le emozioni mi trasportano, che mi fanno magari reagire in un modo sbagliato. Riesco a controllarle, rimango sereno nel bene e nel male, perché diciamo che si può sbagliare anche quando tutto va bene e bisogna rimanere umili quando tutto va bene e tutto va male senza perdere la bussola. Nato a Roma, però tu non sei di Roma. Raccontaci un po' la storia, insomma, anche per venire qui a Trigoria ogni giorno. Io sono nato a Roma, ma sono cresciuto a Capranica, in provincia di Viterbo. E sì, ho fatto un grande viaggio per tanti anni. Poi ho avuto la fortuna di fare 2 anni al convitto e adesso fortunatamente ho casa. Almeno sono riuscito a levare il viaggio ai miei genitori. La scelta del convitto è stata una scelta tua oppure l'hai condivisa con la tua famiglia appunto per evitare alla tua famiglia questi viaggi avanti e indietro? Sì, è stata più una scelta mia, perché volevo levare questi viaggi ai miei genitori e a mio nonno soprattutto, perché era diventato comunque un sacrificio importante per loro. Papà doveva staccare prima da lavoro e aspettarmi che finivo gli allenamenti per poi ritornare a casa insieme. Poi arrivati a un certo punto sono stato io che ho detto di voler intraprendere questa nuova vita, diciamo. Ti sentivi un po' in colpa di questa cosa? No, non mi sono mai sentito in colpa, però ho sentito veramente che era arrivato il momento di dover prendere tutto e mettermelo da me, capito? Nel senso, volevo mettere da parte i miei genitori, hanno fatto tanti sacrifici e volevo prendere tutto in mano io e cominciare magari a diventare un po' un ometto. Quant'era di strada ogni volta? Erano 88-89 chilometri più o meno. Poi il raccordo è... Traffico permettendo, quindi... Il raccordo noi l'abbiamo fatto tutto, dall'inizio alla fine è una tragedia. Ma la tua famiglia è romanista? In parte sì. Perché senza passione ti avrei mollato molto prima. In parte sì, a me la passione per la Roma me l'ha data soprattutto mio zio con mio cugino, che insieme a mio papà mi portavano allo stadio da quando ero piccolo e quindi sono molto felice. Te lo ricordi il primo giorno alla Roma? Non me lo scorderò mai. Ricordo tutto. Tu dove hai iniziato a giocare? Io giocavo alla squadra del mio paese. E come t'hanno visto? Allora, diciamo che la mia squadra era spesso invitata a dei tornei qua a Roma e sono stato attenzionato dalla scuola calcio. Ok. Quindi ho fatto un anno alla scuola calcio e poi sono passato a Trigoria. E questo primo giorno? Non me lo scorderò mai, perché ricordo da quando ho varcato per la prima volta il cancello di Trigoria, da quando mi sono messo dentro lo spogliatoio all'angoletto, perché comunque sono abbastanza riservato, un po' anche timido. Ricordo tutto l'allenamento per filo e per segno, ma soprattutto Ma ricordo... eri piccolissimo, quanto avevi? Avevo penso 7-8 anni. E ti ricordi tutto? Sì, tutto. Ricordo soprattutto la sera prima,
quando ero a tavola con la mia famiglia. Con gli scarpini già pronto. Ero emozionatissimo, emozionatissimo. Poi parlando con mio nonno e mio papà mi dicevano devi essere tranquillo perché alla fine stai andando a giocare con dei ragazzi che hanno la tua età, hanno 2 gambe, 2 braccia e devi solo andare lì e continuare a fare quello che hai fatto e divertirti. Molto molto facile a dirsi, un po' meno. Sì, facile a dirsi, loro erano contenti, felici, io ero molto ansioso, non vedevo l'ora che arrivasse il giorno dopo. E poi com'è andato quel primo giorno? È andato bene, comunque ho tenuto conto delle parole che mi avevano detto e mi sono divertito. Io penso a divertirmi. C'è stato con il passare del tempo un momento in cui il divertimento è diventato più responsabilità e lavoro? Cioè lo switch l'hai già fatto oppure per te ancora è puro divertimento? Per me è puro divertimento. A me non pesa la mattina alzarmi per venire allenamento. Io sono cresciuto col pallone tra i piedi. Cioè, spero di far questo nella vita perché a me vado a dormire felice e mi alzo la mattina felice. Che siano le 6, le 7, le 8 del mattino, io mi sveglio sempre con il sorriso. E questa è una grandissima cosa, mantienila perché sei già un uomo fortunato se parti con una mattinata del genere col sorriso. Tornando al discorso del settore giovanile, in tanti anni hai conosciuto persone, allenatori, dirigenti, non solo. Un momento o una persona che non dimenticherai mai? Allora, un momento è sicuramente la finale dello scudetto Under 16, la prima vittoria, che ricordo il vuoto che ho provato l'anno prima quando non siamo riusciti a vincerlo e rifarsi subito l'anno dopo forse è stata la prima volta dove ho provato delle emozioni vere al triplice fischio finale. E una persona sicuramente è stato, ricordo un allenatore quando ero piccolo alla Roma che era Mister Scisciola che purtroppo è venuto a mancare e ricordo che il giorno dell'accaduto ho pianto tanto perché è stato un allenatore che mi è rimasto a cuore. E non sei il primo che lo ricorda, quindi sicuramente era oltre a un buon allenatore anche una bravissima persona, quindi unire le due cose non è da tutti. Attaccante esterno all'inizio, o ricordo male? No, o comunque più alto? È vero, ho fatto anche la punta. No, Penso questa non me la ricordavo. L'unica punta che non ha mai calciato in porta. Sono sempre arrivato là, ho sempre passato il pallone. Però da attaccante esterno ti piaceva di più, ti divertiva di più oppure effettivamente adesso il ruolo attuale è quello più tuo? Secondo me adesso è il mio ruolo. Mi rivedo molto, mi piace molto attaccare e difendere, mi piace allo stesso modo, non trovo una differenza tra le due cose. Quindi mi piace così e che sia andato così il mio percorso. Chi è stato a farti fare qualche passo indietro? È stata proprio la Roma, perché io anche alla mia squadra vecchia giocavo comunque avanti. Poi arrivato alla scuola calcio hanno provato comunque ad abbassarmi e devo dire che è andata bene. Però da bambino, che di solito i bambini vogliono far gol, attaccare, quando hanno iniziato a dire secondo noi dovresti giocare un po' più dietro, cioè a te non ti importava niente, tanto no, basta perché giocare. tanto io sempre passavo dalla palla. Ok. Arrivavo lì sul fondo e che la passavo. Ma perché non tiravi? Non lo so, non ce l'ho da dentro. Ok, quindi sei più da assist. Sì. Difesa a 4 o difesa a 3, ti piace di più tutto fascia oppure va bene anche terzino di una difesa a 4? Allora, diciamo che io non avevo mai giocato tutto fascia come magari quest'anno, sempre fatto comunque una difesa a 4. Devo dire che mi piace molto il tutto fascia perché, come ti dicevo prima, attaccare e difendere mi piacciono allo stesso modo. Quindi magari stando lì magari mi trovo meglio davanti, però posso pure tornare con calma. Vediamo se ti piace veramente. Meglio un assist o una chiusura decisiva? Devi scegliere. Devo sceglierne uno perché Per anche una chiusura decisiva è una scelta. è importante. Sentiamo. Io ti direi l'assist. Ti direi l'assist perché ce l'ho da dentro. Cioè, è sempre stato così. Vabbè, però dai, pure una bella diagonale fatta bene. Una diagonale fatta bene mi gasa molto. Per quello anche che è il tuo appunto percorso, evidentemente si vede questa qualità che ha, no? Senza nessun tipo di riferimento, però ci sono degli esterni che hanno più
delle caratteristiche difensive e alcune invece hanno qualità, propensione offensiva. Tu sei di questa seconda categoria, no? Attacchi, ti piace attaccare, bel piede, mancino educato, facilità di corsa. Sono queste le tue caratteristiche principali? Ti ci rivedi e dove devi migliorare? Beh, sicuramente sì, queste che hai detto penso che sono i miei punti di forza, dove sicuramente dovrò continuare a lavorarci. Io penso che devo migliorare tanto tante cose, ma comunque faccio leva su queste mie armi, perché riconosco che posso essere comunque un giocatore che può mettere in difficoltà gli avversari con queste caratteristiche. E il punto debole? L'utilizzo del piede debole. Ok. Io penso che devo migliorare molto sul piede destro, perché al giorno d'oggi usare i due piedi allo stesso modo fa la differenza, diventi molto più imprevedibile e comunque è una conoscenza che io devo approfondire sicuramente. Mi hanno detto di te, non ti dirò chi, ragazzo molto caparbio e con la giusta mentalità. No, mi ci rivedo molto, penso di essere molto caparbio. Quando mi metto una cosa in testa è difficile che terze persone o altri fattori possano levarmela. Sono molto testardo, a volte non ascolto i consigli della gente che mi vuole bene. Vabbè, magari quelli dell'allenatore seguili, però. No, certo, quelli sicuramente, quelli sicuramente. E questa caparbità dove ti porterà? Cioè, quale ti sei, immagino una risposta, ma il punto fisso in testa tua adesso, non tra 3-4 anni, non fare l'errore che mi hai detto a inizio chiacchierata di guardare troppo in là, nell'immediato il tuo obiettivo principale, il punto fisso che hai in testa qual è? Arrivare nel professionismo. Ok. Espormi alla il massimo potenziale delle mie caratteristiche. Qual è il tuo idolo nel calcio? Io non ho un vero e proprio idolo, ho dei giocatori che osservo spesso da cui vorrei rubare qualcosa, per esempio Di Marco, lo stesso Angeligno e Marcelo. Io sono innamorato Insomma, di Marcelo. Un po' di niente male ti sei preso, tra l'altro tutti ovviamente con dei piedi clamorosi, Sì, tutti e tre tre esterni che fortissimi. potrebbero giocare trequartisti tranquillamente. Sì, fortissimi. Noi ti auguriamo per il bene nostro e tuo, insomma, di arrivare a quei livelli. Ci basterebbe Grazie, anche un grazie 60-70%, va bene uguale. Grazie mille. 2 scudetti con la maglia della Roma, ce n'è uno preferito? Alcuni dicono il primo, anche se forse già mi hai un po' risposto, il primo è quello più emozionante, altri dicono l'ultimo è sempre il più bello. Tu che idea hai? Il primo perché te l'ho detto, la sensazione di vuoto provato l'anno precedente è stata così grande che aver avuto l'opportunità di rifarsi subito l'anno dopo mi sono emozionato tantissimo. Un'emozione che non avevo mai provato in vita mia. È stato, ricordo veramente tutto anche di quel giorno, cioè dal triplice fischio alla festa dopo la partita con la squadra, è stato veramente unico. C'è una partita invece che rigiocheresti? No. No? No, perché una volta che giocate le partite esco sempre a testa alta, senza rimpianti, quindi se è andato così vuol dire che il destino ha riservato quella parte per me. Cosa significa vincere con la maglia della Roma addosso? È, Cioè abbinare le due cose, vestirla e vincere. è una cosa unica, perché già vestirla per me è un onore. Comunque la squadra che ho sempre tifato, e poter avere l'opportunità di aver vinto e comunque e continuare magari a vincere è molto bello. Non solo Roma però, perché tu hai una storia importante già in nazionale anche. Vittoria dell'Europeo Under 17, Mondiale Under 20 giocato pochi mesi fa. Insomma, anche il tuo rapporto con la maglia azzurra è un rapporto importante. Sicuramente mi ritengo molto fortunato. Poi indossare la maglia della nazionale porta sicuramente delle responsabilità, ma soprattutto orgoglio. Poter rappresentare comunque il tuo paese in competizioni europee e mondiali è sicuramente una cosa unica, quindi per questo mi ritengo molto, ma molto fortunato. Che esperienze sono le esperienze in nazionale? Cioè andare a giocare un mondiale Under 20? Sono esperienze che ti porti dentro. Io ne ho fatto un bagaglio, perché comunque il campo internazionale è un campo difficile e aver avuto comunque l'opportunità di giocarci per tanti anni
è una cosa che magari quando rientri nel club torni con cose che magari non avevi visto qua in Italia, e comunque ti aiuta tanto perché fa più esperienza, e più esperienza vuol dire tornare più forte. Te la butto lì un po' a mo' di provocazione, ma nemmeno troppo. Secondo te il miglior Kama si è visto in nazionale o nella Roma? No, secondo me si è visto alla Roma, perché un giocatore secondo me si vede dalla quotidianità, quindi tutti i giorni, e poi sicuramente ti dico, le esperienze fatte in nazionale sono state bellissime, penso di aver fatto bene, magari potevo fare anche meglio, ma penso che alla Roma giorno dopo giorno posso diventare molto forte. Quest'anno siete in tanti in primavera sugli esterni, ce ne sono tanti di piede destro, ce ne sono tanti di piede sinistro e siete tutti forti. Non lo dico perché sono della Roma, ma perché così si vede anche No, ma è vero, è vero. dalle scelte del mister, che ogni settimana di fatto cambia. Avere già una concorrenza così agguerrita in primavera, secondo te ti toglie minuti o ti fa crescere come giocatore? No, non mi toglie minuti. Secondo me mi fa crescere sia come calciatore che come uomo, perché sono esperienze che nel professionismo accadono, che magari vieni anche messo da parte per un periodo, magari per tanti fattori, però questa concorrenza secondo me sta facendo bene a tutti, perché è una concorrenza sana e comunque tutti ci vogliamo bene, noi pensiamo alla vittoria della squadra, non pensiamo a noi stessi. Almeno io penso di essere una persona, un giocatore di questo genere, e la concorrenza con dei giocatori comunque forti fa bene a tutti. Che ragazzo sei fuori dal campo? Il rapporto con i social, con cosa ti piace fare con gli amici in generale? Io penso di essere un ragazzo super tranquillo, cioè io sono cresciuto con i miei amici d'infanzia e anche tuttora oggi abbiamo un bellissimo rapporto, anche se purtroppo non ci vediamo tutti i giorni, comunque ognuno ha il suo percorso, però ogni volta che siamo insieme è come se veramente non ci fosse stata distanza, e non facciamo nulla di particolare perché alla fine... Che fai nel tempo libero? Noi, Poco, perché... nella vita di paese, perché quando spesso torno a casa le cose da fare sono veramente poche. Noi parliamo di pallone veramente dalla mattina alla sera, promozione, eccellenza, Serie A, tutte le categorie, perché ci piace, stiamo insieme e stiamo bene. In paese, perché poi qui a Roma, No. che io sappia, sei marcata uomo, Sì. perché sul Pianerottolo hai team manager Manuel Marzocca, Federico Guidi allenatore in prima, e Cupi allenatore in seconda, non te puoi muovere. Li ho tutti lì, non posso fare stupidaggini. Che fai, in punta dei piedi quando torni un pochino tardi? Non faccio ritardo di solito, comunque sono un ragazzo che sta a casa, gli piace stare a casa, sono molto casalingo, guardo la TV spesso. Ti dico, a casa non guardo tanto le partite di calcio, perché già parlandone con gli amici di tutto, magari mi raccontano loro, vivere 24 ore di pallone a me Ogni tanto, infatti. ogni tanto bisogna staccare la spina. Gli rompi le scatole a Manuel ogni tanto? Io o te lo sempre. cucina un piatto? Perché No, oppure sono solo sempre, multe? sempre io che vado a bussargli alla porta e gli vado un po' a rompere. Infatti penso che non mi sopporti più. No, non è vero. Posso dire tranquillamente il contrario. Parliamo di cose più che belle. Hai firmato il rinnovo di contratto con la Roma e quindi sono giorni bellissimi per te e sono molto contento tra l'altro che questa chiacchierata arrivi dopo questa firma così importante. Che emozione è, perché non è il primo contratto con la Roma, però insomma ora il professionismo sta lì. Per me è una cosa bellissima, perché poter continuare a indossare questa maglia è veramente unico. Sento la fiducia comunque dai piani alti e ne sono veramente fiero ed orgoglioso. Ma come ti dicevo, poter giocare con questa maglia qua a Roma è un'emozione speciale e non vorrei mai andare via io da qua. Guarda, te lo auguriamo, perché poi vedendovi da quando siete piccolini è bellissimo sentire alcuni ragazzi dire voglio iniziare e finire qui, no? Perché inutile nasconderci, il calcio un po' è cambiato da questo punto di vista, spesso le cosiddette bandiere
noi siamo forse l'eccezione che conferma la regola, ma le vecchie bandiere di una volta ora fanno fatica ad esserci in questo calcio. Tu pensi che riusciresti a fare una cosa del genere? Io sì, Roma è bellissima, città bellissima, ma soprattutto un grande club, professionalità, e stare qua non posso chiedere di meglio. Potessi rimanere qua a vita, io lo farei molto volentieri. Poi, ovviamente, magari uscire dalla zona comfort a volte fa anche bene, però io ti dico, se tu mi chiedi di rimanere qua, io ti dico sempre. Bello, è molto bello. E oltre al fatto che devi dedicarlo soprattutto a te stesso e a tutti i sacrifici che hai fatto, ma c'è questa firma, la dedichi anche a qualcun altro? La dedico alla mia famiglia perché hanno fatto tantissimi sacrifici, mio nonno, mio papà, mia mamma, anche mia nonna, mio fratello. Comunque starmi accanto non è facile perché non esco mai soddisfatto comunque anche magari da una buona partita, perché penso sempre di voler arrivare alla perfezione, anche se la perfezione non esiste, ma loro sono sempre vicino a me nei momenti difficili e nei momenti belli, quindi posso solo che ringraziarli. Manca un ultimo passo al professionismo, come intendi coprirlo? Lavorando tanto tutti i giorni, rimanendo tranquillo fuori dal campo. Secondo me è l'unico modo per rimanere concentrato e poter arrivare nel professionismo. Il sogno è il debutto nel professionismo, l'ambizione invece a lungo termine qual è? Te l'ho detto, vorrei arrivare al mio massimo del potenziale. Poi quello che succede lo scopriremo. Vorrei arrivare a un punto dove sono forte e che mi sento bene, sperando comunque di non avere imprevisti nel tragitto e di divertirmi sempre. Cosa significa la maglia della Roma per te? È speciale. La maglia della Roma è unica perché aver tifato questa squadra da quando sei bambino, poi aver avuto l'opportunità di indossare questa maglia, sudarci tutti i giorni, è una cosa unica, è indescrivibile con delle parole, cioè è inspiegabile. Bocca al lupo. Viva il lupo, grazie.